Come fa uno sciamano a comunicare con il mondo degli spiriti? Che cos'è l'estasi sciamanica e soprattutto cos'è la possessione spiritica? Cari amici del Lupo della Steppa, benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento. Oggi tenetevi forte perché toccheremo dei temi estremamente avvincenti e affascinanti che riguardano proprio il contatto, il dialogo tra gli sciamani e il mondo dell'aldilà, il mondo dell'invisibile. Come è già accaduto, faremo dei riferimenti soprattutto alla dimensione dello sciamanesimo himalayano, che è il contesto che, tra virgolette, conosco meglio dal momento che ho lavorato per lunghi anni come ricercatore e come antropologo in queste zone. Quando parliamo di sciamanesimo e di dialogo con l'invisibile, è importante tenere a mente un punto fondamentale. Nello sciamanesimo mondo visibile e mondo invisibile sono due realtà considerate entrambe reali, molto vicine tra di loro, è come se si toccassero, si intersecano alle volte in maniera fluida, ma sono comunque due realtà separate. Questo quindi vi fa capire che lo sciamano, ogni qualvolta voglia mettersi in contatto con questo mondo invisibile, è come se dovesse creare una sorta di lacerazione tra visibile e invisibile, aprire una porta, infrangere una barriera, andare al di là di una linea di frontiera, proprio perché questo è l'elemento che gli permette di entrare in contatto con quel mondo, di agire all'interno di quel mondo e poi una volta che il rito è finito e che quindi il suo compito è stato svolto, ritornare, potremmo dire, nel mondo dell'al-di-qua, nel mondo del visibile, nel mondo degli esseri umani, ridiventando quello che è a livello ordinario. Quindi quando si parla di rituale sciamanico e di dialogo col mondo dell'invisibile, in gergo antropologico si parla sempre di una rottura di livello. Quindi voi capite, deve aprire le porte e poi richiuderle. Deve andare di là e poi ritornare di qua. L'elemento che permette questo passaggio, questa rottura di livello, è l'elemento dell'estasi, è l'elemento della trance rituale. Quindi significa che lo sciamano deve essere in grado di evocare, di produrre all'interno della sua persona una sorta di dimensione modificata di coscienza, che significa percezione modificata, ma che significa anche concretamente la possibilità di entrare in contatto con quel mondo, di farsi ascoltare. Nello sciamanesimo nepalese questo elemento estatico è fondamentale, tant'è vero che esiste la formula canonica che è ripetuta spesso in Nepal da vari sciamani, poco importa la tribù, il gruppo etnico di appartenenza, che dice Kamnu Chaina Bane Jakri Oina. Kamnu Chaina Bane Jakri Oina. Jakri è il termine che insieme Dami e Jakri sono i termini che in lingua nepali denotano lo sciamano. Quindi Kamnu Jaina Bane Jakri Oina significa se non c'è l'estasi, se non c'è la trance rituale, non si può essere sciamani, non si può fare lo sciamano. Nella dimensione nepalese poi questa presenza estatica è qualcosa di molto ben riconoscibile, si chiama Kamnu appunto e significa tremito. Quindi nel momento in cui lo sciamano entra in trance, questa si manifesta a livello fisico con un'esperienza di tremito molto forte. Quindi è un'esperienza ben riconoscibile a chi la vive, allo sciamano, e ben riconoscibile da chi la osserva, e stiamo parlando ovviamente di coloro che partecipano al rito sciamanico stesso. Questo Kamnu, e adesso poi andremo a vedere com'è che si manifesta e a che cosa serve il Kamnu, la dimensione estatica durante i rituali sciamanici,
È un qualcosa che lo sciamano impara nel corso della sua vocazione, quindi nel corso della chiamata quando ancora è adolescente da parte degli spiriti. Sono gli spiriti, soprattutto gli spiriti guida dello sciamano, a indurre quando ancora è giovane, quindi nei primi momenti della chiamata, questi accessi estatici, questi accessi di trance, che all'inizio si manifestano come delle estasi involontarie, delle estasi, potremmo dire, subite, di cui però piano piano, grazie all'apprendistato sciamanico, lo sciamano, il neofita, pian piano impara a pilotarle, impara a controllarle, in maniera tale che da esperienza subita diventino un'esperienza evocata volontariamente, quindi elicitata, provocata in maniera volontaria e consapevole e utilizzata nel corso dei rituali sciamanici proprio per gli scopi a cui essa è destinata. Quindi ricordatevi, almeno in ambito nepalese, ma non solo, perché questo è un tema piuttosto direi universale, anche se oggigiorno nell'ambito dell'antropologia questo elemento estatico viene un po' tenuto da parte, si privilegiano altri aspetti di quello che è l'operato dello sciamano, mentre questo elemento fondamentale che è l'estasi non viene più considerato come elemento importante, ma è vero che invece fino a pochi anni fa non si riusciva a comprendere, a entrare all'interno dello sciamanesimo se non si teneva come elemento importante proprio questa esperienza estatica, che d'altra parte in gran parte dello sciamanesimo asiatico, soprattutto nord-asiatico, rimane ancora proprio quell'elemento che contraddistingue e che differenzia lo sciamanesimo da altre forme, potremmo dire, di spiritualità che hanno come scopo proprio il contatto con l'invisibile, che però nel caso dello sciamanesimo, e come vedremo fra poco in maggior dettaglio, questo invisibile non è l'oggetto di una distanza, non ci si comunica a distanza, ma questo invisibile entra all'interno del corpo. E quindi lo sciamano ha una comunicazione con l'invisibile proprio perché impatta, fa esperienza diretta di quell'invisibile. Parlando di trance, quindi tenendo come fulcro fondamentale dell'esperienza sciamanica proprio questa esperienza qua, questo elemento della trance, possiamo dire che ha due caratteristiche, cioè viene utilizzata la trance in due modi differenti, e questo veramente è importante per comprendere e entrare all'interno della visione tipica dello sciamanesimo. Allora, quando si parla di trance, si parla di Kamnu in Nepale, abbiamo detto, e in Nepal. Un primo utilizzo della trance è il cosiddetto volo magico o volo estatico, o anche trance sotto forma di estasi. Ed è il caso in cui lo sciamano, durante la fase di trance, esce dal proprio corpo, quindi il principio cosciente dello sciamano, in gergo talvolta viene chiamata l'anima dello sciamano, esce dal corpo e si dirige concretamente in varie zone del cosmo, così da contattare direttamente le entità invisibili che abitano quelle determinate zone del cosmo. Anche qui una precisazione importante, sono tutti dati che una volta che vengono poi acquisiti rimangono e vi daranno veramente una griglia per capire tantissimi fenomeni all'interno dello sciamanesimo, anche per capire le differenze tra lo sciamanesimo e ciò che invece sciamanesimo non è, o fenomeni che sembrano sciamanesimo ma non sono in realtà fenomeni di tipo sciamanico. Allora, nello sciamanesimo, quando si parla di volo magico, dobbiamo capire come è fatto l'universo entro il quale lo sciamano compie questo volo magico. Allora, nello sciamanesimo dobbiamo capire che il cosmo, l'universo, normalmente è immaginato, concepito, come se fosse un universo a diversi strati. Ci sono vari livelli, un livello centrale è
il livello umano, quindi la dimensione umana, che possiamo immaginare come appunto una sorta di fetta centrale. Al di sopra e al di sotto della dimensione umana ci sono altre dimensioni, al di sopra ci sono le dimensioni celesti, quindi quelle abitate dalle divinità uraniche, e man mano che si sale, non è un solo livello, ci sono talvolta 3, 7, 9, 12, alle volte tantissimi livelli nella dimensione sopra quella umana, sopra quella terrestre. Ebbene, sono abitati da divinità che non sono però tutte dello stesso tipo o hanno tutte lo stesso livello gerarchico. Man mano che si sale sono divinità sempre più elevate e nella dimensione dello sciamanesimo si arriva talvolta al culmine di questa gerarchia ascendente e lì troviamo la divinità somma, potremmo dire il Dio supremo, anche se dobbiamo fare uso molto, molto attento di questi termini per non creare appunto dei fraintendimenti, come ad esempio nella dimensione dello sciamanesimo, dell'Altai, dove abbiamo vari livelli cosmici e al di sopra di tutti c'è il regno di Bayulgan. Bayulgan quindi è questa divinità suprema che abita il cielo più alto, la dimensione più alta. Ok? Quindi immaginiamo dimensione terrestre, dimensione celeste, stratificata in maniera gerarchica. Al di sotto, invece della dimensione terrestre, ugualmente ci sono vari piani, che è la dimensione ctonia, quindi la dimensione del mondo sotterraneo. Anche qui, dicevo, possiamo avere varie stratificazioni, varie gerarchie e anche qui in alcune forme di sciamanesimo abbiamo una sorta di divinità infera, suprema. Nel caso sempre dello sciamanesimo dell'Altai, se sopra abbiamo Bayulgan, al di sotto abbiamo Erlich Khan che è quindi la divinità che presiede ai mondi inferi e soprattutto al regno stesso dei morti, che rappresentano un po', potremmo dire, i capolinea estremi di questo cosmo, la dimensione celeste e la dimensione infera. In mezzo, abbiamo detto, esiste la dimensione terrestre e quello che è interessante, per ritornare al tema che ci preme, ovvero il volo magico dello sciamano, dobbiamo renderci conto che nella visione sciamanica in genere questi tre livelli sono connessi tra di loro. È come se esistesse una via di comunicazione, una sorta di autostrada che collega questi tre, che non è accessibile da chiunque, poiché solo gli sciamani hanno modo di entrare in contatto e di utilizzare questo canale di comunicazione, che è una sorta di axis mundi, quindi di asse cosmico, nel senso che questo asse collega ma nello stesso tempo tiene separati e sostiene questa pila di vari regni, il regno celeste, il regno umano e il regno infero. Questa linea di comunicazione che è accessibile e conosciuta soltanto dallo sciamano, spesso è identificata nei miti, nelle leggende e nelle credenze di tipo sciamanico, è associata spesso all'immagine di un albero, come se al centro dell'universo si trovasse un albero che funge appunto da asse di comunicazione e questo albero mitico, questo albero mistico, questo albero occulto è quell'albero che nel corso della trance lo sciamano, attraverso questo volo magico, raggiunge e utilizza il tronco dell'albero per ascendere verso i cieli o utilizza le radici dell'albero per entrare in contatto invece con la dimensione infera. In altre forme di sciamanesimo questo asse di comunicazione invece è simboleggiato ad esempio da una montagna sacra, e lì l'immagine sarà simile: lo sciamano durante il volo magico dal luogo dove sta svolgendo il rito si reca in primo luogo in questa zona remota che è considerata una sorta di centro stesso del mondo, centro stesso dell'universo, quindi si reca ai piedi di questa montagna sacra che ascenderà
se vuole salire e entrare in contatto con le divinità celesti, o che invece penetrerà nelle sue viscere utilizzando una sorta di foro che si trova alla base di questa montagna per discendere invece nei regni ctoni, cioè i regni quindi che riguardano il mondo sotterraneo. Voi capite bene, quindi quando si parla di volo magico non è che lo sciamano esce dal corpo, compie questa egressione, questo egresso dal corpo per semplicemente muoversi, potremmo dire noi, a casaccio nell'universo. No, esiste una geografia mitica, una geografia mistica, parallela che si sovrappone alla geografia reale, conosciuta da noi tutti esseri viventi, esseri umani, che è quella che permette allo sciamano veramente in maniera molto particolare di muoversi con efficacia all'interno dell'universo. La prima forma quindi di utilizzazione della trance e di comunicazione quindi con l'invisibile è il volo magico, che ripeto permette allo sciamano di utilizzare questo asse di comunicazione tra i vari livelli come se fosse veramente un ascensore per salire ai piani superiori o a quelli inferiori. Noi siamo il piano terra, non a caso. Cosa accade quindi? Man mano che sale entra in contatto con piani di esistenza diversi e con entità diverse e potrà fare questo con scopi vari. Potrà ad esempio ascendere, come nel caso del bellissimo rito di sacrificio del cavallo e di ascesa al cielo, sempre nello sciamanesimo dell'Altai, ad esempio potrà utilizzare questo volo magico e questo egresso dell'anima, egresso del corpo, dal corpo dell'anima, proprio per portare dei sacrifici a determinate divinità. In altri casi potrà ad esempio utilizzare il percorso che discende verso le zone ctonie, verso il regno dei morti, per accompagnare, per guidare l'anima di un defunto alla sua destinazione ultima, ultraterrena. Quindi utilizzerà questi percorsi e il veicolo è la sua stessa anima per gli scopi che sono connessi alla propria professione, chiamiamola così, sciamanica. In altri casi potrà utilizzare il volo magico, ad esempio, per raggiungere, mettersi in contatto con gli spiriti delle malattie e quindi andare a negoziare, ad esempio, la guarigione di un paziente, quindi di una persona che si è rivolta allo sciamano per chiedere aiuto a causa di una malattia e quindi lo sciamano potrà utilizzare il volo magico per questo stesso scopo, quindi comunicare direttamente con gli spiriti delle malattie e impetrare la guarigione della persona malata. Come vedete non si tratta di un rapporto indiretto, quando si parla di estasi, quando si parla di trance, quando si parla di volo magico, c'è sempre un contatto estremamente diretto. È come se lo sciamano andasse, affrontasse faccia a faccia i vari spiriti, le varie divinità. E già questo vi fa capire, quando si ha a che fare con sciamanesimo, quando si ha a che fare con lo sciamanesimo classico, con quello tradizionale, voi capite che il lavoro dello sciamano è un lavoro particolarmente difficile, non manda a dire le cose, è lui che personalmente si muove per nome e conto della sua comunità, per nome e conto, ad esempio, di una persona malata, è lui che affronta e che affronta anche i rischi che sono connessi con questo lungo viaggio nel mondo invisibile. Questi piani che noi abbiamo descritto in maniera estremamente sommaria, ogni piano, sia che salga verso i cieli, sia che discenda verso gli inferi, ogni piano comporta, ogni passaggio da un piano a un altro comporta un'ulteriore rottura di livello. Quindi anche lì ci sono delle barriere che lo sciamano deve essere in grado di oltrepassare. Perché? Perché l'universo, dal punto di vista dello sciamanesimo, non è
non è osmotico, non è permeabile. Ogni volta bisogna forzare una porta, ogni volta bisogna aprire una porta, passare, richiudere, salire, aprire una porta, passare, richiudere. E lo stesso accade nel percorso in cui lo sciamano ritorna al proprio villaggio, ritorna all'abitazione dove sta svolgendo il rito. Quindi ogni volo magico, ogni uscita dell'anima dal corpo comporta dei rischi. Ed è per questo che lo sciamano deve essere non solo esperto, estremamente esperto della geografia parallela con cui entra in contatto e che attraversa, ma soprattutto deve avere una massima padronanza della sua condizione statica, perché è il veicolo che permette ogni volta di spostarsi, di entrare in contatto, di dialogare, di ottenere, di negoziare per nome e conto suo e della sua comunità. Il secondo modo di utilizzare questa sua capacità estatica, quindi di indurre all'interno del proprio corpo e della propria persona una condizione di trance rituale, per lo sciamano è quella della possessione. Quando parliamo di possessione abbiamo un quadro, direi, diametralmente opposto rispetto a quello del volo magico. Durante il volo magico è l'anima dello sciamano che esce ed entra in contatto con le divinità e con gli spiriti che abitano tutte le regioni del cosmo. Con la possessione invece sono queste stesse entità, non tutte, ma almeno alcune classi, che al contrario entrano all'interno del corpo dello sciamano. Quando si parla di possessione, quindi significa è l'invisibile che viene a visitare il corpo dello sciamano. Attenzione, questo è un elemento importante che poi verrà chiarito man mano che andiamo avanti in questo nostro racconto. La possessione nell'ambito dello sciamanesimo è sempre una possessione controllata. Come la trance, come il volo magico, se è vero che all'inizio dell'apprendistato sciamanico è qualcosa di selvaggio, di indomito, che pian piano lo sciamano impara con l'esperienza a controllare, lo stesso accade per la possessione. Significa quindi che se è vero che all'inizio, quando ancora lo sciamano è un neofita, le divinità o gli spiriti che entrano nel suo corpo lo possono fare in maniera incontrollata, quindi non è lui che decide il momento e la durata di questa possessione, man mano che lo sciamano va avanti, che impara, che fa esperienza, diventano delle possessioni sempre più controllate. Quindi è lui che decide chi, come, quando e per quanto tempo può abitare il suo corpo. Quindi, ripeto, è una forma di possessione estremamente controllata. Ed è una forma di possessione che non è fine a se stessa, nello sciamanesimo ha sempre degli scopi ben precisi. Esiste, potremmo dire, in un primo ambito una possessione che è il fatto che nel corso e soprattutto all'inizio dei rituali officiati dagli sciamani, e questo è chiaro soprattutto nello sciamanesimo nepalese, le entità che sono chiamate sono le entità guida dello sciamano. Quando si officia il rito, in genere la prima divinità chiamata è il Guru Deuta, cioè la divinità guru, la divinità maestro, che è quella che protegge e allo stesso tempo offre allo sciamano il potere magico che permette di officiare con successo il rito. Ebbene, questa divinità è la prima ad essere chiamata ed essere incorporata nel corso dei rituali. Ma esistono anche altre entità, divinità o spiriti che sono incorporati. Possono essere chiamati degli spiriti nel caso di sedute di natura oracolare, quindi quando lo sciamano vuole avere delle informazioni su eventi occulti o su eventi futuri, ad esempio quando arriverà la pioggia, oppure avere delle informazioni sulle cause recondite della malattia di un suo paziente. Quindi l'uomo non conosce, è obbligato ad avere delle informazioni da parte del mondo dell'invisibile. Ecco quindi che lo sciamano chiama nel suo corpo
uno spirito, una divinità che ha la facoltà di conoscere il futuro, che ha la facoltà di conoscere ciò che è nascosto, e attraverso la viva voce dello sciamano, cosa accade? Questa divinità offre i propri responsi oracolari. Durante questa possessione è come se la coscienza dello sciamano si mettesse da parte, facesse spazio, offrisse il proprio corpo a questi spiriti, a queste divinità, proprio perché possano loro utilizzare il corpo dello sciamano per mostrare, per dire quello che hanno da dire. Quindi temporaneamente è come se la coscienza si mettesse da parte, sebbene non venga mai obnubilata, nel senso lo sciamano durante la possessione è sempre lucido, è sempre presente, almeno nella maggior parte dei casi. Poi al termine della possessione l'entità viene espulsa, cioè viene invitata ad uscire e a fare ritorno alla dimora o al regno a cui originariamente appartiene. Quindi un caso è questa dimensione oracolare. In altri casi, e di questo ne sono stato testimone, mi ricordo la prima volta che sono andato in Nepal, oramai lontano 1990, la prima seduta sciamanica a cui ho assistito, che era officiata da uno sciamano donna appartenente all'etnia tibeto-birmana dei Tamang. Ebbene, nel corso di questa seduta la sciamana evocò all'interno del proprio corpo delle anime non pacificate di defunti. Quindi un altro modo, ed erano, mi ricordo, delle forme veramente di possessione particolarmente pesanti, proprio perché si trattava di anime di bambine che erano morte in circostanze molto poco felici, e quindi impersonando e chiamando all'interno del proprio corpo queste entità, queste anime non pacificate, mi ricordo che anche la stessa espressione, la mimica, le espressioni facciali della sciamana erano completamente trasfigurate. In questo caso quindi, ed è un caso, questo è un caso specifico, ma gli sciamani, soprattutto in Nepal, spesso fanno questo. In questa occasione quindi le anime, l'anima del defunto è chiamata all'interno del corpo dello sciamano, in questo caso della sciamana, proprio perché possa dire ai presenti, ai parenti, che cosa c'è che non va, perché non può andare nella sua dimora definitiva nell'aldilà, cosa c'è che si è interrotto, cosa c'è che sta ostacolando questo fluido passaggio verso l'aldilà. E quindi alle volte può fare delle richieste, domandare delle preghiere, domandare dei sacrifici, dire ciò che non ha potuto dire quando era in vita. Quindi quando si parla di possessione ne abbiamo parlato, lo stiamo dicendo in maniera molto sommaria, però chiara, quindi cercate anche di memorizzare alcuni di questi concetti perché sono fondamentali, ripetono, permettono di discriminare talvolta fra ciò che è sciamanesimo e ciò che sembra essere sciamanesimo ma non è o non è per niente sciamanesimo. Quindi un primo caso, la possessione significa chiamare al proprio interno delle divinità che hanno a che fare con la pratica sciamanica, come il caso dei maestri, quindi dei guru invisibili dello sciamano. In altri casi sono entità che hanno a che fare con la possibilità di conoscere eventi futuri o eventi nascosti. Immaginiamo quando è che ci sarà la prossima pioggia, cosa dobbiamo fare perché questa siccità finisca. Quindi in questo senso vengono chiamate divinità e spiriti all'interno del corpo. Una terza forma è quella appunto della possessione di entità di esseri defunti, spesso entità non pacificate, quindi entità defunti che non hanno modo di raggiungere la loro dimensione ultima, ultraterrena, e quindi attraverso questa possessione e per bocca e utilizzando il corpo e la voce dello sciamano hanno modo di dire ciò che non va e di essere soddisfatte in maniera tale che possano poi riprendere il loro normale, per così dire, normale corso di vita nella dimensione
dell'aldilà.